Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, anche ascendente leone o anche luna e venere leone. Questo è un video che ti deve arrivare proprio in questo momento. Devi sapere certe cose in questo momento. È un video sempre valido dal momento proprio in cui lo guardi. Vediamo quali sono le energie per te nelle prossime ore, prossimi giorni, prossime ore, ok? Allora, spiriti, quali sono le energie per te, leone? Partiamo da questi oracoli. Eccola, ci sono un po' di cose da fare, momento di molto lavoro e tante cose da fare, no? Come se ti vedo molto impegnata, molto impegnato, valora, come si dice, la ragione, e ti stanno chiedendo gli spiriti di ricordarti la ragione per cui stai facendo le cose. Affida tutto ciò che fai alla grande madre, allo spirito. Se quando senti il peso di qualcosa, affida, di lo faccio per te, a te, a te, a te. Molte delle mie ragazze e ragazzi che fanno con me il percorso sciamanico sanno che dedicare tutto quello che fanno, anche le loro preoccupazioni agli spiriti, serve proprio ad alleggerire il carico, perché tu sei spirito. Quindi se ti senti in questo calderone di cose da fare, affida tutto quanto allo spirito. Anche ciò che fai, affidati allo spirito, perché questa carta sta cercando di mettere l'attenzione sulla ragione profonda del perché fai le cose. E ricordati che alla base di tutto ciò che fai c'è l'offerta allo spirito. Ok. Cioè, anche se lavoriamo, per esempio, ho avuto diverse studentesse con me che spesso lavoravano, no, all'interno di aziende, facevano le fotocopie, per esempio, volevano di più. Ok, quello che io dicevo era: sentiti parte di un sistema più grande. Se stai facendo le fotocopie e tu vuoi di più, quello che stai facendo tu in quel momento è fondamentale. Lo spirito ti vuole lì, c'è qualcosa di importantissimo che tu stai facendo lì a fare le fotocopie. Quindi affida allo spirito. Tempo una settimana gli hanno cambiato il posto, appunto, perché stava completamente apprezzando quello che stava facendo, perché è lo spirito che ti ha messo lì. C'è un motivo, una fede impeccabile in quello che è, in quello che hai davanti, che l'universo, lo spirito ha già orchestrato per te. Vediamo quali sono i messaggi ancora. Esmeralda, wow, cerimonie e celebrazioni. Sei in un momento importante di compleanno, di celebrazioni, di lauree, di anniversari. Mi stanno dicendo che è un momento importantissimo per te. Nelle prossime ore, prossimi giorni, ci saranno delle celebrazioni per qualcosa, celebrazioni per un risultato raggiunto, magari proprio attinente a quello che ti stavo dicendo prima, un cambio di posizione, oppure ci sono dei matrimoni, o delle celebrazioni, o dei compleanni, o degli anniversari. Da questo momento in poi che guardi il video, nelle prossime ore, prossimi giorni, può essere un momento molto importante. Allora ti dice, oltre a dirtelo, ti dicono: vivi quel momento, celebralo, celebralo. Benestare, alla fine otterrai recupero della tua salute e del tuo benestare. Alcune di voi possono essersi sentite un po' non proprio in salute ultimamente e mi dicono che sta arrivando un grande momento di celebrazione, di entusiasmo, dove quelle endorfine strariperanno nel corpo e ti alzeranno proprio la forza vitale, l'entusiasmo e anche la passione, no? Magari sei sotto carico, sotto stress per alcune cose. Allora mi stanno dicendo che nelle prossime ore tu ottieni recupero della tua salute psicofisica e del tuo benestare, mi dicono, va bene? Vediamo cosa hanno da dirci i tarocchi. Energie dei prossimi giorni per te, Leone. Energie dei prossimi giorni per te. Energie. E là abbiamo il giudizio. Il giudizio per me è come l'araba fenice, Mi parla di una rinascita per te, rinasci dalle tue ceneri, perché senti quella chiamata divina che va al di là di ogni ostruzione della mente e di ogni pappagallo della mente, no? Quindi è una chiamata divina, una rinascita per te e ha molto a che fare con la carta del tuo benestare, mi dicono. Paggio di coppe, ti vedo proprio più felice e più serena.
più felice, più serena. Qua vedo anche la chiamata di una persona comunque, però ti vedo oltre a questo creativa, creativo. E il paggio di coppe chi è? Colui che si dà alla vita, no? Fa tutto con grazia, con devozione. Ti vedo proprio risalire nell'energia, una rinascita energetica per te. E poi vedo anche che qualcuno ti scrive, una persona amabile, una persona creativa, la riconciliazione con qualcuno può essere qui, eh? Però fammi mettere ancora altre carte. Regina di denari, ti vedo proprio rientrare nella tua salute fisica, con entusiasmo, con gioia, rientrare nella tua salute fisica. 6 di spade, magari stai programmando un viaggio, programmerai un viaggio o uno spostamento. Gli amanti, mi parlano qua d'amore. Allora, qua c'è una persona che ti scrive o viene da te. È come se ti trovassi davanti a una scelta da fare nelle prossime ore, nei prossimi giorni. C'è l'amore qui. C'è l'amore qui. Allora, è come se qualcuno venisse da te e tu ti trovi a fare una scelta, o ti chiamasse e ti trovi a fare una scelta. Magari una persona da cui ti sei allontanata o allontanato. Sì, perché adesso che ti vedo recuperando energia, forza vitale, ti vedo stabile a livello quotidiano, mi spiego, cioè ti dai ciò che ti nutre, sai prenderti cura dell'altro nella misura in cui sai prenderti cura di te. E c'è una scelta qua, c'è una scelta. Vediamo di cos'altro ci aggiungono. Intanto il recupero proprio della tua energia vitale. Energie dei prossimi giorni. Energie dei prossimi giorni. La stella, realizzi un desiderio che hai nel cuore. Mi parlano di realizzazione di un desiderio che hai nel cuore. Anche la celebrazione per qualcosa, vieni chiamata per qualcosa, o ti chiama qualcuno per qualcosa. Realizzi qualcosa che hai nel cuore. Oltre a questo la stella mi parla di un recupero psicofisico ad ampio raggio, E tornare ad avere fede, realizzazione, tua personale. 8 di coppe, mi parlano anche qua di un distacco emotivo dal passato. 3 di bastoni e poi il cavaliere di spade. Allora, qua mi stanno dicendo che c'è la realizzazione di qualcosa tuo. C'è un patto però, a patto che tu lasci andare una zona comfort. L'8 di coppe anche qua mi parla di un viaggio, di uno spostamento che puoi fare per qualcosa in cui credi. Questo spostamento emotivo che farai nelle prossime ore, prossimi giorni o anche fisico porterà all'apertura di nuovi orizzonti, avendo le idee chiare anche sulle scelte da fare, sia a livello amoroso sia a livello personale tuo. Va bene? Avendo chiare le idee, chiare le idee. Re di denari, qua abbiamo re e regina di denari. Ok. Ricevi delle comunicazioni per un upgrade lavorativo, secondo me. 8 di bastoni. È qualcosa che stavi aspettando. Uno spostamento che stavi aspettando che apre le prospettive. Ricevi oppure una partner, oppure notizie da una partnership lavorativa, oppure notizie da parte di una persona di interesse da cui magari c'è stato un distacco, però la vediamo più responsabile in questo caso, matura. Asso di denari. Mi parlano di più cose qua. Allora, qua c'è una chiamata dal datore di lavoro, una chiamata a livello lavorativo, un'offerta importantissima che ha a che fare con un tuo sogno, un tuo desiderio, un upgrade lavorativo. Che cosa comporta questo? Lasciare una vecchia zona comfort, magari un vecchio lavoro, un vecchio modo di fare. È qualcosa di importantissimo. C'è qua questa coppia che presto realizzerà una cosa grossa. Quindi questa coppia di denari è sul piano proprio pratico, mi parla sia di una persona di interesse con la quale realizzare qualcosa e in primo piano qua mi mettono una questione pratica lavorativa che dà vita a un gioiello, un asso di denari, dà vita proprio a un gioiello, va bene? Vediamo, può essere anche un'offerta di lavoro che implica uno spostamento e quindi lasciare andare una zona comfort è quello che stavi desiderando, tu c'hai qualcosa nel cuore. C'è qualcosa nel cuore di una rinascita, un cambio e questo cambio mi dicono che arriva prossime ore, prossimi giorni.
Cos'altro? Asso di coppe, guarda quanta... Allora, io ti vedo proprio felice, felice, pienamente felice qua, felice, pienamente felice. Tre di coppe, non sei sola o non sei solo nella realizzazione di un tuo desiderio. Qua io vedo che hai delle persone veramente allineate a te. Questo è anche la chiamata per una cerimonia o per celebrare qualcosa insieme, come diceva anche questa carta. E anche la nascita di un figlio o il compleanno di qualcuno o celebrare con persone attorno a te una questione pratica, lavorativa che tu stavi sognando. Qua vedo condivisione, celebrazione, ti fa felice qualcosa e condividi, celebri. Anche un ottimo rapporto lavorativo con colleghi, dove vedo uscite anche con colleghi. Due di spade, non lo sai ancora questo, come se fossi nel dubbio, no? Non lo sai ancora questo, però ciò che mi preme dirti è che qualsiasi cosa, perché magari sei indaffarata in tante cose, questo arriva nei prossimi giorni, prossime ore per te. Io ti vedo un po' con la mente, 5 di spade, che faccio, che non faccio, la mente dice che fa gli scenari peggiori, no? Non è così, non è così, mettiamone ancora quali sono le notizie, perché magari stai credendo molto in questa cosa, nel desiderio del tuo cuore. Qua parliamo di grande stabilità che c'è per te, 10 di denari. Realizzazione di una stabilità a lungo termine, 10 di denari, famiglia, stabilità. Paggio di spade mi parla di ciò che stavi appunto pensando, no? Ciò che ti voleva arrovellare la mente. E mi dicono che c'è armonia in famiglia, qua c'è il diavolo, paggio di spade, ci sono delle ossessioni qua, attaccamenti, paure e resistenze, me lo stanno facendo vedere, credo che siano state il preludio per una rinascita fisico ed energetica. Qui ho responsabilità, questioni riguardanti magari, non lo so, cos'è che ti affliggeva la mente qui, tu te ne stai andando da questa afflizione mentale, mi sto spiegando perché mi è uscito questo 10 denari come grande realizzazione. E il matto, quindi allora guarda, questo è un nuovo cammino che arriva per te in seguito a questi scossoni mentali. Cosa faccio? Dubbi in merito a una strada da prendere, sospensione in merito a un giudizio, a una scelta, però poi la mente ti prende, no? Autosabotaggio, il paggio di spade mi parla sia di persone che si possono essere messe in mezzo, ma come espressione dei tuoi stessi dubbi, sia come dinamiche profonde interne che non si fidano della vita, del mondo, perché c'erano delle paure, delle ossessioni legate probabilmente, come ce l'abbiamo tutti, alle nostre fragilità, no? Alle nostre paure ataviche. Però questa realizzazione, questa stabilità che tu stai tanto sognando, agognando, c'è. Il matto mi parla di una nuova fase della tua vita, cose nuove che arrivano, però vedi, c'è il matto che si mette la mano sulla bocca, tu non lo sai ancora, come lo diceva anche il due di spade. Mettiamone un'altra e poi mettiamo altri oracoli. 6 di coppe, qua io ti vedo contenta per aver ripristinato un'unione potente con la tua bambina interiore che ti fa sorridere di nuovo. Proprio sorridere, 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 sorridere. E quindi anche la pacificazione delle immagini perturbate del tuo passato in merito alla famiglia, qua un nuovo cammino perché hai fatto un grande lavoro su di te. Un grande lavoro su di te. Qua a fondo mazzo abbiamo Regina di Coppe, mi conferma che c'è una guarigione psicofisica su più livelli e il grande lavoro svolto su di te. E poi ti dico una cosa, vedo una grande energia creativa, intuitiva e creativa che si sprigionerà, va bene? Vediamo cosa hanno da dirti adesso gli oracoli della magia. Giardino, da questo nascerà qualcosa di meraviglioso. Sì, qualcosa di meraviglioso sta nascendo nella tua vita adesso. E ci sono delle belle cose qua, le prossime ore, i prossimi giorni. Poi il numero 15 è molto importante come un numero di manifestazione dei prossimi giorni, perché il 15 è anche il 15 il diavolo, quello che hai attraversato lavorando sulle paure, attaccamenti e resistenze, no? Ok, da quello dice nascerà qualcosa di meraviglioso, va bene? Potresti vedere
delle rose. Le rose ti confermeranno questa lettura, le rose. Villano, sempre smossibile riscrivere la storia. E qua mi dice che molti di voi non se la sono passata bene in base a qualcuno, forse. Però dicono è possibile riscrivere la storia. Magari una persona che non si è comportata bene nell'ambito lavorativo, pratico, non lo so, però qua hai proprio persone che ti sostengono, vedo felicità e gioia. Il tuo cuore è come se rifiorisse, capito? Come se rifiorisse. Dice tu riscriverai questa storia, riscrivi la storia. Mi spiego? Vediamo cos'altro ti dicono queste. Eccola. Non ti nascondere. Svegliati e sogna in grande. Ricorda che tutto è possibile. Non nascondere il tuo talento e le tue abilità. Usali per costruire il tuo mondo. Se ti sei limitato o limitato, no? Fino a questo momento, noi ci diamo spesso obiettivi minori perché non vogliamo fare un torto a nessuno. E questo è il senso di colpa di base, anche perché molti di noi stabiliscono anche dei patti con il proprio albero genealogico. Non voglio superare mio padre, non voglio superare mia madre, preferiamo tradire noi stessi piuttosto che tradire il clan familiare, no? Allora qua ti dicono è finito quel tempo, c'è il giudizio, è finito quel tempo. Tu hai dei talenti, delle capacità uniche. Allora accetta con amore Uketamo il tuo clan familiare, la tua famiglia e adesso finalmente puoi volare. Quindi non ti nascondere, i tuoi talenti sono richiesti dal mondo, non ti dare obiettivi minori per paura di, ma datti obiettivi grandiosi. D'accordo? Ok, vediamo cosa hanno da dirti le fate. Allontanati, mi dicono, allontanati, allontanati. Abbandona una situazione malsana e varca le porte che si aprono davanti a te. E qua ritorniamo sull'otto di coppe. Per realizzare il tuo desiderio, abbandona una situazione malsana. Le coppe sono le emozioni che possono essere scaturite da una persona o da circostanze. Dice allontanati dal modo di relazionarti a quelle emozioni. Non vedere emozioni negative o emozioni positive, allontanati dal vecchio modo di relazionarti a quelle emozioni e varca le porte che si aprono davanti a te, 3 di bastoni, poi abbiamo la chiarezza mentale che arriva e queste grandi novità meravigliose, ok? Vediamo cos'altro ti dicono. Sta avvenendo una guarigione emotiva, proprio come ti ho detto prima con la regina di coppe. E come ho letto in tutta la lettura, quando il tuo cuore guarirà dall'antico dolore emotivo, e si riferisce soprattutto a quello che ti ho detto con la stirpe, riceverai nuove benedizioni e amore. Stai guarendo nelle prossime ore, vedo già che guarisci perché c'è celebrazione, c'è entusiasmo, asso di coppe, 3 di coppe, asso di denari, cioè vai fuori da un turbinio mentale che ha già fatto il suo corso, va bene? Vediamo cosa ti dice lo sciamano. Cosa ti dicono gli spiriti a mezzo dell'oracolo dello sciamano? Quali sono i messaggi per te ancora prossime ore, prossimi giorni? La redenzione dell'anima. Allora, la redenzione dell'anima è una carta stupenda perché vieni redenta o redento. Questa carta mi dice che qualcosa di meraviglioso sta per accadere nella tua vita e nemmeno te lo immagini. Ma va bene così perché a noi le sorprese ci piacciono. Quindi qualcosa di meraviglioso sta accadendo nella tua vita e nemmeno te lo immagini. Assolutamente non te lo immagini. Voglio vedere, siccome mi hanno parlato di questi talenti tuoi, voglio vedere in particolare qual è questo talento che è richiesto, che si manifesta nelle prossime ore con le carte degli archetipi.
per te la capacità di trasformare tutto ciò che tocchi in oro. Midas Avaro, l'abilità imprenditoriale o creativa per convertire qualsiasi cosa in oro. Si diletta condividendo la ricchezza della vita. Tu hai la capacità di trasformare qualsiasi cosa che tocchi in oro, non ti dare obiettivi minori, perché questo è richiesto dalla tua anima per emergere adesso. E lo fai grazie anche a affidando tutte le preoccupazioni alla grande madre, tutto quello che fai. Cioè, quello che fai è espressione di quello che sei predisposta ad essere o predisposto ad essere. E ciò che senti intuitivamente, quello che mi ha detto la lettura, vai lì, non ti nascondere più. Laddove senti che ti stai costringendo o riducendo, esprimiti, va bene? Perché è tutto dalla tua parte qua, è bellissimo, d'accordo? Quindi, ragazzi miei ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!